Spontanee o pianificate, in un incontro a due le conversazioni possono arricchirci, ispirarci e coinvolgerci, ma anche far scoprire molto sull'interlocutore del quale non sappiamo praticamente nulla. Un'interazione conoscitiva anche senza proferire parola? Sì, spesso per comprendere emozioni, stati d'animo e personalità di chi abbiamo di fronte basta osservarne i movimenti o la postura. Ecco quindi come capire chi sia davanti in una conversazione già dal primo appuntamento. Partiamo dal tono della voce. Uno dei fattori che ci permettono di capire molto di una persona in una conversazione è senza dubbio il tono di voce. Chi è sicuro di sé ha un tono deciso, senza flessioni, marcato. Spesso è colui che in una sala riunioni sul lavoro è probabile sia chi ha la voce che si impone più forte e quindi anche la più sicura ed espansiva. Ciò non significa però fare la voce grossa, perché quello è un segno di poca educazione e scarso rispetto delle parti. La voce forte, nel corso di una conversazione, permette di capire chi possiede una personalità più istrionica, carismatica e che sappia tenere testa in una relazione. Attenzione alla comunicazione non verbale. Fondamentale è prestare attenzione alla comunicazione non verbale, perché i gesti che accompagnano parole o anche silenzi svelano molto nervosismo, menzogne, imbarazzo, rabbia o al contrario, rilassamento e fiducia della persona che ci sta di fronte. Se abbiamo l'impressione che qualcuno menta, facciamo qualche domanda in più, anche a trabocchetto. Un altro aspetto importante consiste nell'interpretare il silenzio. Le persone spesso equiparano l'ascolto al silenzio. Per capire chi si ha di fronte in una conversazione bisogna appunto interpretarne il silenzio. Il nostro interlocutore potrebbe non parlare perché ci sta ascoltando o perché sta pensando a come rispondere quando sarà il proprio turno. Oppure potrebbe pensare a tutt'altro, a partire da cosa preparare per cena o alla partita di calcetto con gli amici. Tendenzialmente si ascolta per capire, non per rispondere, o meglio, uno è conseguenza dell'altro in una conversazione che funziona. L'importante è essere un ascoltatore attivo, così chi sta conversando con te dovrebbe fare lo stesso. Ciò consente di comprendere il punto di vista dell'interlocutore e capire come l'altro vede le cose. Fondamentale, bisogna essere presenti non solo fisicamente, ma anche con la testa. Una delle cose che ci consentono di capire chi si ha di fronte in una conversazione è osservare lo sguardo dell'interlocutore. Cercare un contatto visivo con le persone che ci parlano ci aiuterà non solo a essere più attenti e scrupolosi, ma anche a dimostrare carattere. Se chi ci parla lo fa guardando costantemente il telefonino o peggio chattando e rispondendo a messaggi o scorrendo post sui social, non dimostra certo un grande rispetto o un grande interesse per la conversazione. Controllare anche dove finisce lo sguardo può far capire le intenzioni della persona che ci sta davanti. Se ci si guarda negli occhi in modo ammiccante o gli occhi finiscono per essere puntati altrove rispetto ai nostri, ad esempio, è facile comprenderne il messaggio sottointeso. Se le mani parlano, anche i movimenti di braccia e gambe possono dire molto di una persona. Distendere le braccia e fare gesti ampi è un segnale di buona autostima. Di riflesso, tenere le braccia vicine al corpo può essere visto come un gesto per farsi piccoli e sottrarsi all'attenzione, e arriviamo così alle famose braccia incrociate. La classica interpretazione delle braccia incrociate è quella di una persona sulla difensiva, ma in questo caso più che mai il contesto è essenziale. Se ad esempio sei fuori a gennaio e il tuo interlocutore tiene le braccia incrociate, potrebbe semplicemente avere freddo. Per quanto riguarda invece le gambe incrociate, queste indicano quasi sempre chiusura o bisogno di privacy. Infine, tornando alla posizione delle braccia, tenere le mani sui fianchi e avere le gambe leggermente divaricate è un forte segnale di potenza e controllo. Un segnale talmente diretto che possiamo usarlo anche su noi stessi per aumentare la nostra autostima prima di un'importante prova.
Concludiamo questa rassegna con un sorriso. È sicuramente uno dei più importanti segnali del linguaggio corporeo e, a seconda della posizione delle labbra, può essere interpretato in moltissimi modi. Vuoi sapere ad esempio se il sorriso di una persona è sincero? Quando è genuino, il sorriso si irradia in tutto il viso. Gli angoli delle labbra si sollevano, spingendo le gote verso l'alto e facendo comparire diverse piccole rughe d'espressione, dagli angoli della bocca verso il naso e verso l'estremità degli occhi. Puoi notare inoltre anche un delicato arricciarsi delle palpebre. Al contrario, quando il sorriso è falso, ti accorgi subito che non c'è corrispondenza tra i movimenti delle diverse parti del viso e i muscoli delle guance risultano contratti. Un sorriso, inoltre, può essere usato anche per esprimere sarcasmo o cinismo e in questi casi a sollevarsi sarà solo un angolo delle labbra. Infine, quando una persona sorride a bocca chiusa, il suo potrebbe essere un tipico sorriso d'ordinanza, sfoderato per le occasioni più formali, ma potrebbe anche indicare un'indole riservata o addirittura una rabbia celata o un sottile timore.